La riconosci questa? Si può dire che, specialmente negli ultimi tempi, la Gioconda è uno di quei capolavori di cui si è più insistentemente reclamato il ritorno in Italia. È da secoli che il dipinto di Leonardo si trova nelle collezioni del Louvre ed è stabilmente esposto nel museo parigino, ma in realtà non è stato sempre così. Un'altra delle storiche collocazioni dell'opera è stata una camera d'albergo di Firenze. Ebbene, se non ci crederai, ma è stato proprio così. Ecco la nota del giorno. L'11 dicembre 1913 la Gioconda viene rinvenuta nell'albergo Tripoli che si trovava in via Panzani a Firenze. Quel giorno, nell'hotel fiorentino, il collezionista Alfredo Geri, con Giovanni Poggi, allora direttore della Galleria degli Uffizi, incontrano un certo Vincenzo Peruggia. Tutta la storia inizia 2 anni prima, quando il Peruggia lavorava per una ditta di manutenzione del Louvre. Egli, approfittando della giornata di chiusura del museo, entrò tramite l'ingresso degli operai, arrivando nel Salon Carré, staccò il quadro della Mona Lisa dalla parete e lo portò via con sé. Cominciarono ben presto i problemi per lui, non solo perché temeva di essere scoperto, ma anche perché non poteva tenersi il quadro in casa. Cercò in qualche modo di disfarsene, contattò diversi collezionisti, ma in realtà era alquanto difficile trovare qualcuno interessato, anche perché si stava parlando del celebre dipinto di Leonardo. Alla fine si mise in contatto con Alfredo Geri. Il collezionista, ricevendo una lettera in cui il Peruggia si fermava con lo pseudonimo di Leonard, si dichiarò interessato ad esaminare l'opera. A sua volta il Geri contattò Giovanni Poggi per avere un suo parere sull'autenticità dell'opera. Ecco che i tre si incontrarono nell'hotel a Firenze e il ladro, sebbene avesse chiesto un'ingente somma di denaro, sottolineò che il suo gesto di sottrarre il quadro al museo parigino era stata senza scopo di lucro. Vincenzo Peruggia era un emigrato italiano a Parigi. Egli motivò il suo gesto come una sorta di risarcimento per le discriminazioni che a quell'epoca gli emigrati italiani subivano in Francia. Ciò però non lo salvò dall'arresto e dalla condanna per furto aggravato. Il caso però volle che il suo gesto venne visto anche con una certa simpatia nell'opinione pubblica, indicando Peruggia come un ingenuo ma audace campione di patriottismo. L'appello alla clemenza arrivò da più voci. Il professor Arnaldi del manicomio di San Salvi dichiarò per Vincenzo lo stato di semi-infermità mentale e la sua condanna passò da 1 anno a 7 mesi di prigione. E cosa ne fu della Mona Lisa? Beh, nel mentre si metteva in moto la macchina diplomatica tra Italia e Francia per la restituzione, la Gioconda fu esposta agli Uffizi a Firenze, a Palazzo Borghese a Roma e alla Pinacoteca di Brera a Milano. L'opera fu riportata al Louvre nel 1914. È interessante leggere il numero di dicembre del 1913 della rivista L'Antiquario e il Conoscitore, in cui si muovono delle critiche alle autorità francesi che insignirono Giovanni Poggi dell'onorificenza della Legion d'Onore, mentre invece Alfredo Geri, colui che possiamo dire di fatto ritrovò la Mona Lisa, non ricevette nulla. Al di là delle questioni diplomatiche si può dire che quel furto diede grande popolarità alla Gioconda. Non è certamente un caso che alcuni anni dopo Duchamp fece la sua celebre versione della Mona Lisa con pizzo e baffetti. L'eco di quella popolarità è arrivato fino ai giorni nostri, quando il quadro della Mona Lisa, in un fenomeno amplificato dai social media, è il quadro fotografato da migliaia di turisti che si mettono in fila solamente per farsi un selfie davanti al celebre dipinto leonardesco e ignorando le centinaia di capolavori che si conservano nel museo parigino. Io con la nota del giorno ho concluso, vi auguro una buona giornata.